Ti senti spesso in balia dello stress, della rabbia che sale all'improvviso o di quell'ansia che ti blocca prima ancora di agire? Se la tua risposta è sì, sappi una cosa: non è un difetto del carattere. È perché, senza rendertene conto, stai cercando di controllare l'incontrollabile. Passi le giornate a lottare contro eventi, persone e risultati che non dipendono da te e ti consumi. Per fortuna esiste un sistema collaudato da 2000 anni, usato da imperatori, schiavi liberati e persone comuni per costruire una calma incrollabile. Non è magia, è stoicismo pratico. E in questo video non ti farò una lezione di storia, ti consegnerò un manuale operativo. A fine video avrai un piano chiaro per gestire ansia, rabbia e indecisione a partire da domani mattina. Pronto a iniziare? Partiamo. Cos'è davvero lo stoicismo? Prima di tutto, chiariamo cosa non è lo stoicismo. Non è reprimere le emozioni fingendo di essere di ghiaccio e non è essere passivi o rassegnati. Al contrario, lo stoicismo è un sistema di gestione del giudizio. I filosofi stoici hanno scoperto un meccanismo potentissimo. Tra un evento e la tua emozione c'è sempre un tuo giudizio. La pioggia di per sé è neutra. Sei tu, con il pensiero «la mia gita è rovinata», a creare la frustrazione. La formula è evento più giudizio uguale emozione. Quindi il punto di intervento non è l'emozione, che è conseguenza, ma il giudizio che la genera. Ecco la frase cardine di tutto. Non soffriamo per gli eventi, ma per il giudizio che diamo agli eventi. Epitteto. Lo stoicismo ti dà gli strumenti per intervenire su quel giudizio. È un kit di sopravvivenza mentale per il mondo moderno. Questa è la regola d'oro di Epitteto. Dividi il mondo in due categorie. 1. Cose che non controlli, opinioni altrui, risultati finali, il traffico, il passato, l'economia. 2. Cose che controlli, i tuoi giudizi, i tuoi valori, le tue scelte, le tue azioni in questo preciso istante. Sei ansioso per un esame? Sposta l'attenzione dall'esito, incontrollabile, allo studio di oggi, controllabile. Sei arrabbiato per un commento sgarbato? Non controlli le parole dell'altro, ma controlli se offenderci, rispondere con eleganza o andare oltre. Questa regola libera il 90% dell'energia che sprechi inutilmente. Lo stoico non misura il successo solo dal risultato, ma dalla qualità delle sue azioni. Le sue bussole sono le 4 virtù cardinali: saggezza, giustizia, coraggio, temperanza. In una riunione di lavoro, invece di chiederti solo «vinco la discussione», chiediti «mi sto esprimendo con saggezza? Sto ascoltando con giustizia? Ho il coraggio di dire la mia idea?» Il focus si sposta dal vincere all'essere integro. E paradossalmente questo spesso porta ai migliori risultati a lungo termine. Ricolleghiamoci all'inizio. Quando provi un'emozione negativa forte, fermati. Fai un reverse engineering. Esempio, mi sento tradito. Perché? Perché un amico non mi ha invitato. Qual è il mio giudizio nascosto? Probabilmente, se mi avesse rispettato, mi avrebbe invitato. Ecco il giudizio su cui lavorare. È una verità assoluta o una mia interpretazione? Esercitati a dire: non sono arrabbiato perché è successo X, ma perché ho deciso che X è inaccettabile. Questo spazio tra evento e giudizio è il tuo campo di libertà. Lo stoicismo non è un'illuminazione, è una palestra per la mente, si pratica. E gli stoici avevano degli strumenti precisi: il diario sera, la premeditatio malorum e la revisione delle azioni alla luce delle virtù. La motivazione va e viene. La disciplina costruita con micro esercizi quotidiani rimane. Basta anche solo 5 minuti di diario la sera. Come comportarsi nella vita reale? Caso 1. Quando sei ansioso. L'ansia proietta nel futuro. Applica la dicotomia del controllo. Cosa posso fare oggi per prepararmi? Riduci l'orizzonte temporale. Concentrati sulla prossima azione virtuosa, non sul risultato finale catastrofico. Caso 2. Quando sei arrabbiato. La rabbia è un giudizio di ingiustizia che esplode. Sospendi la reazione. Conta fino a 10, lascia la stanza. Poi applica la regola 3. Qual è il giudizio? È utile crederci. Scegli una risposta, non una reazione, allineata alla virtù della temperanza o della giustizia. La procrastinazione è paura mascherata. Chiediti, qual è la più piccola azione virtuosa che posso fare ora? Non scrivere il report, ma aprire il file e scrivere il titolo. Sposta il focus dal risultato al processo. La teoria senza pratica è inutile. Ecco un piano per la tua prima settimana da stoico pratico.
Giorni 1-2. Osserva i tuoi giudizi. Senza cambiarli, nota i pensieri che generano le tue emozioni negative. Giorni 3-4. Applica la dicotomia. Ogni volta che sei turbato, chiediti: questo è sotto il mio controllo? Giorno 5. Tieni il diario sera. Scrivi una cosa in cui hai agito con virtù, un giudizio da rivedere. Giorno 6. Esercizio di temperanza. Rinuncia volontariamente a un piccolo piacere, un dolce, 30 minuti di social. Giorno 7. Revisione. Cosa hai imparato su di te? Quale regola ti è stata più utile? Eccola qui, la tua guida per smettere di essere in balia delle circostanze e iniziare a costruire la tua fortezza interiore. La strada è l'allenamento, non la perfezione. Comincia dal mini piano di 7 giorni. Ora voglio sentire da te. Per rendere Sapientia Invicta un vero strumento per te, scrivi nei commenti una di queste 3 parole. Ansia, se è la tua battaglia principale. Rabbia, se è ciò che più ti logora. Bloccato, se la procrastinazione ti paralizza. Nei prossimi video affronteremo in modo ultra pratico la sfida che avete scelto, con esercizi specifici. Mettiti in gioco. Sii parte di questa community che non si limita a parlare di saggezza, ma la mette in pratica. Iscriviti a Sapientia Invicta e attiva le notifiche. Un passo alla volta. Sii invitto. Sapientia Invicta, la tua forza interiore, la tua saggezza quotidiana.